Cosa succederebbe se portassimo il nostro piccolo felino sugli altri pianeti del Sistema Solare? Dalle piogge acide di Venere ai venti supersonici di Nettuno, oggi metteremo alla prova i sesti sensi del gatto contro le leggi fisiche più estreme del Sistema Solare. Benvenuti su Space Feline. Iniziamo da Mercurio. Qui la sfida è brutale. Escursioni termiche che vanno dai 430 gradi di giorno ai meno 180 di notte. Sulla Terra, le orecchie del gatto sono perfetti radiatori. Dissipano il calore grazie a una fitta rete di capillari. Ma su Mercurio, quelle stesse orecchie diventerebbero recettori mortali, cuocendo il sangue del felino in pochi minuti. E di notte, il folto sottopelo invernale non basterebbe. Per non diventare un ghiacciolo, il gatto dovrebbe entrare in uno stato di torpore profondo istantaneo, quasi una morte apparente. Ma Se pensate che Mercurio sia un inferno, non avete visto Venere. Qui la pressione è 92 volte superiore a quella terrestre. Avete presente quando diciamo che i gatti sono liquidi perché si infilano in ogni scatola? Beh, su Venere la fisica prenderebbe quella frase alla lettera. La pressione schiaccerebbe i polmoni del gatto in un millesimo di secondo. Ma c'è di peggio. L'aria è intrisa di acido solforico. Le vibrisse, i sensibilissimi radar biologici del gatto capaci di percepire spostamenti d'aria millimetrici, verrebbero corrose istantaneamente. Su Venere, il predatore perfetto diventerebbe cieco, sordo e schiacciato. Un incubo acido da cui non c'è via di fuga. Atterriamo su Marte e qui le cose si fanno interessanti. Con una gravità al 38% di quella terrestre, un gatto diventerebbe un super atleta. Un balzo normale lo porterebbe a 4 o 5 metri d'altezza. Vedreste il vostro gatto volare letteralmente da un tetto all'altro come un supereroe. Ma Marte nasconde un trucco sporco, la polvere. È finissima e carica di elettricità statica. Il pelo del gatto attirerebbe questa sabbia ferrosa per magnetismo, coprendolo in pochi minuti. Il problema? Il grooming. Quando il gatto proverebbe a pulirsi, la sua lingua ruvida ingerirebbe una polvere tossica e abrasiva, distruggendo il suo apparato digerente. Marte è il parco giochi dei sogni, ma con un prezzo mortale. arriviamo ai giganti gassosi. Su Giove, la gravità è 2 = 4 volte quella terrestre. Un gatto di 4 kg ne peserebbe quasi 10. La sua eleganza sparirebbe. Le articolazioni progettate per balzi agili collasserebbero sotto lo stress. Lo vedreste strisciare, incapace di alzarsi. E su Saturno, se potessimo farlo fluttuare tra le nuvole di elio, assisteremmo a un fenomeno bizzarro. L'elio cambia la velocità del suono. Il risultato? Un miagolio acutissimo, quasi impercettibile, come se il vostro gatto avesse inalato un palloncino della fiera. Ma tra le radiazioni letali di questi giganti, quel miagolio sarebbe l'ultimo grido di una battaglia persa contro la gravità. Urano ha stagioni che durano 21 anni. Il gatto è un animale crepuscolare. Il suo orologio biologico è regolato dalla luce. Su Urano, con decenni di sole costante, il cervello del gatto impazzirebbe. Questo lo porterebbe a uno stato di confusione ed esaurimento perenne. Ma su Nettuno c'è la prova finale, 20 a 2100 km/h. Il sistema vestibolare del gatto si trova nell'orecchio interno. Sarebbe in tilt totale su Nettuno. I segnali inviati dalle vibrisse al cervello sarebbero così caotici che il gatto perderebbe ogni senso dell'equilibrio, restando in un eterno e inutile testacoda. Dopo questo viaggio galattico, una cosa è chiara. Il gatto è una macchina perfetta, ma solo per la Terra. Ogni sua fibra, dal riflesso di raddrizzamento alla capacità di vedere nel buio, è stata scolpita da miliardi di anni di evoluzione in questo angolo azzurro dell'universo. E voi? Su quale pianeta mandereste il vostro gatto se avesse una tutina spaziale? Scrivetelo nei commenti. Se il viaggio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi a Space Feline. Al prossimo salto nell'iperspazio!